Ciao a tutte, bentornate sul mio canale e benvenute a tutte le numerose nuove iscritte. Io sono Tiziana e oggi vi propongo una maxi bag Granny, guardate, con queste due bellissime mattonelle giganti e la lavorazione a righe nei laterali. Prima di andare a vedere tutto quello che ci serve per questo bellissimo progetto, vi ricordo di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella così non vi perdete tutti i miei progetti futuri e di seguirvi anche sui miei social. Diamo un'occhiata ai materiali che ci serviranno per il progetto di oggi. Troverete un kit a vostra disposizione su gomitoli.com, che vi ricordo è sempre Borgo dei Pazzi, con lo sconto del 30% nelle date indicate, e come al solito potete scegliere tra le varie tinte che ci sono appunto proposte. Il kit è composto da 2 rocche di macramè da 4 mm, ogni rocca è 500 grammi. Nel mio caso io ho scelto la combinazione di colore 19 e 16. Poi abbiamo 4 moschettoni, una calamita, una coppia di manici in bambù e una base rettangolare che misura 32 x 10. Per quanto riguarda gli uncinetti, utilizzerò per il primo giro il numero 3, per tutto il resto della lavorazione il numero 6, quindi a questo punto iniziamo subito col progetto di oggi. Prendiamo la base e iniziamo a contornarla, anche perché faremo solo questo giro e poi verranno cucite le mattonelle. Quindi lato corto, allora si farà un po' di fatica perché l'uncinetto è troppo piccolo, ma è l'unico che passa attraverso i fori, quindi io inizio a creare un punto basso in ogni foro, a eccezione dell'angolo che adesso vi faccio vedere. Quindi vedete, si fatica un po', ma pazienza, il risultato ne vale la pena. Nell'angolo vado a creare un punto basso, vediamo di acchiapparlo bene tutto, poi faccio una catenella e adesso facciamo l'altro punto basso, quindi ecco fatto. E poi si prosegue con un punto basso in tutti gli altri fori, quindi punto basso in ognuno. Nell'angolo facciamo un punto basso, una catenella e punto basso e si prosegue. Arrivato qui chiudiamo il lavoro e praticamente iniziamo con la lavorazione delle mattonelle. La nostra base è contornata e momentaneamente la mettiamo da parte. Adesso dobbiamo creare 2 pannelli praticamente dobbiamo creare 2 mattonelle Granny giganti. Io già una l'ho realizzata e sono 8 giri alternando la colorazione più il contorno, che sono poi dei punti bassi tutti attorno. Allora, iniziamo. Vi spiego come realizzare questa mattonella. Allora, realizziamo 6 catenelle, prima facciamo il cappietto e poi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e chiudiamo in tondo sulla prima catenella che abbiamo effettuato con un punto bassissimo. All'interno del nostro cerchietto dobbiamo costruire 3 gruppi di 3 maglie alte separate da una catenella. La prima maglia alta sostituita da 3 catenelle, questo sempre inizio giro, quindi la prima l'abbiamo fatta, eseguiamo la seconda ed infine la terza. Adesso facciamo una catenella di separazione e facciamo il secondo gruppo, quindi 3 maglie alte, separate da una catenella. Facciamo gli altri 2 gruppi e ci rivediamo qui per vedere come tagliare il filo e iniziare con l'altro colore. Creati i 3 gruppi di 3 maglie alte separate da una catenella, qui abbiamo completato, facciamo una catenella, chiudiamo sulla prima maglia alta che abbiamo effettuato con una maglia bassissima e possiamo tagliare il filo, che il primo giro è completo. Sfiliamo, io mi porto il filo sul retro, poi per sicurezza lo incastro
in questo modo e facendo anche una catenella, in maniera tale che questo filo non si scucirà più. Stessa cosa faccio qui, io tiro per bene e poi lo faccio passare sotto qualche maglia, ma sempre gli vado a creare una catenella, perché così evito che col tempo il nostro lavoro possa scucirsi. Poi io taglio questo qui, questo lo lascio perché poi me lo lavoro ulteriormente durante il secondo giro. Quindi adesso prendo l'altra tonalità, sempre un cappietto, quindi mi inserisco in uno dei punti dove ho creato la catenella, faccio un punto basso e 2 catenelle in maniera tale che così ho realizzato la prima maglia alta. Questa codina ce la cominciamo a lavorare e creiamo mezzo angolo. Perché vi spiego mezzo? Perché in sostanza nell'angolo dovremo creare 3 maglie alte, una catenella e 3 maglie alte nello stesso punto. Io preferisco il primo, lavorarlo a metà e poi chiudere, fare le altre 3 al ritorno. Quindi ho fatto queste 3 maglie alte, adesso qui mi vado a creare l'altro angolo, quindi faccio 3 maglie alte. Prendo un po' di filo, un attimo, ecco. Quindi 3 maglie alte. Nel frattempo, vedete, io le codine comunque me le lavoro per un'ulteriore sicurezza. Una catenella e altre 3 maglie alte nello stesso foro, quindi nello stesso spazio in cui stiamo lavorando. Vedete? E ho creato il mio angolo. La stessa cosa facciamo qui. 3 maglie alte, catenella, 3 maglie alte, la stessa cosa qui e ci rivediamo a questo punto per completare quest'angolo. Adesso non ci resta che completare l'angolo iniziale, quindi vado a creare quello che manca, le 3 maglie alte e la catenella, mi raccomando, quella ci serve per creare lo spazio per poi inserire l'angolo del giro dopo, quindi catenella e come al solito chiudiamo con una maglia bassissima sulla prima maglia alta. Vedete? Tagliamo il filo, al solito io lo sfilo, lo faccio passare all'interno e poi sotto qualche maglia vi faccio anche una catenella di sicurezza. Ho notato che così mi assicuro che queste mattonelle col tempo non si sfilano. Qua tolgo l'eccesso ed ecco qui i primi 2 giri. Adesso vi faccio vedere il terzo, ma poi sarà così, diciamo, sempre aumentare. Allora, riprendiamo il filato scuro. Aspettate che prendo un po' di filo, se no poi ecco fatto. Quindi cappietto. Io inizio sempre dall'angolo e faccio mezzo angolo. Inizio intanto con una maglia bassa, 2 catenelle, così la prima maglia alta l'ho realizzata in questo modo. Faccio le altre 2 e proseguo. Allora, adesso tra un angolo e l'altro qui c'è uno spazio. Io senza fare catenelle vado a creare un altro gruppo di maglie alte, cioè 3. 1, 2 e 3. Vedete? Qui mi vado a completare un altro angolo, quindi 3 maglie alte, poi faremo la catenella e le altre 3 maglie alte. Quindi catenella e altre 3 maglie alte, così completiamo quest'altro angolo. Qui vedete io ho lo spazio e vado a creare le mie 3 maglie alte. Una,
e 3. Qui vado a fare l'angolo, qui le 3 maglie alte, angolo, 3 maglie alte e qui completo l'angolo. Nel secondo giro io avrò 2 spazi, adesso ve lo faccio vedere così potete proseguire da sole. Io completo quest'angolo per farvi vedere che cosa intendo. Facciamo finta che è completo, lo vedete, qui abbiamo, prima di arrivare nell'altro angolo, uno spazio e qui andranno i gruppi di maglie alte. Nel giro successivo saranno 3 spazi, eccetera. Infatti vi mostro la mattonella completa. Vedete, questo è il primo, il secondo e il terzo che stiamo facendo. Vedete, c'è solo uno spazio, qui ce ne saranno 2, vedete, qui saranno 4 e qui saranno 6. Perché il totale sono 8 giri, quindi completiamo questa mattonella, poi l'ultimo giro dobbiamo semplicemente creare una maglia bassa sotto ogni maglia sottostante e nell'angolo dove noi abbiamo creato la catenella all'interno si va a creare l'angolo, ovvero punto basso, catenella e punto basso. Quindi completiamo anche l'altra mattonella e ci vediamo per vedere come proseguire. Ho ultimato i 2 pannelli che sono queste 2 mattonelle, uno sarà il frontale e uno il posteriore. Per il momento le mettiamo da parte perché adesso vi devo far vedere come creare il laterale. Io ho deciso di creare 31 giri alternando i 2 colori. Io ho iniziato con i primi 3 fatti col colore più scuro e poi 2 per ogni giro, ma adesso vi faccio vedere come ho eseguito il tutto. Quindi ci mettiamo da questa parte, io prendo come punti i 7 qui, cioè non prendo qui dove ci sono, vi ricordate nell'angolo punto basso, catenelle, punto basso, le catenelle non le lavoro, quindi io prendo intanto il colore più scuro. Quindi cosa vado a fare? Il primo giro lo faccio in costa, perché poi le cuciture le farò in costa, quindi mi serve che sia lasciato in questo modo. Quindi intanto mi comincio a lavorare la solita codina e vado a realizzare 7 punti. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Questo è il primo giro, faccio una catenella, volto il lavoro, faccio altri 7 punti, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Come vedete sono giri di andata e ritorno, è solo il primo che ho realizzato in costa, gli altri normali, e poi faccio quest'ultimo prima di prendere l'altro filato e proseguire con le altre righe. Allora io arrivo qui, un attimo mi fermo perché mi preparo il cappio dell'altro colore che lascio qui, quindi faccio il cambio colore nell'ultimo punto, quindi io prendo, entro e anziché chiudere con questo colore vado a chiudere con il nuovo colore, faccio una catenella, volto il lavoro, qui tiro senza tagliare il filo perché non serve, perché dato che facciamo solo 2 righe per colore facciamo meno fatica, quindi va benissimo così. Quindi vedete io sto facendo i miei 7 punti, arrivo all'ultimo, catenella, volto il lavoro e quindi diciamo che sul dritto andiamo a creare il cambio colore. Dobbiamo soltanto gestire i 2 fili, ma con un po' di attenzione si riesce. Quindi io vi faccio rivedere il cambio colore, quindi questo poi lo nascondiamo
io qui ho attaccato il mio colore scuro, quindi l'ultimo punto io riprendo, lascio questo colore, riprendo quello prima, chiudo, catenella, volto il lavoro e ricomincio facendo 2 righe e poi cambiando il colore. Quindi le faccio e vi faccio rivedere ancora una volta il cambio colore. Siamo pronte per il cambio colore, quindi io mi inserisco, prendo il filo e chiudo col filo dell'altro colore, faccio una catenella, volto il lavoro e ricomincio sempre con i miei 7 punti, quindi ogni 2 giri io andrò a effettuare il mio cambio colore senza tagliare il filo. Quindi in totale saranno 31 giri e ci rivediamo per vedere come proseguire. Ecco qui, i pannelli sono tutti completi, adesso dobbiamo cucire questi due, guardate quanto è bella. Allora, io adesso vado a fare questa cucitura dei due pannelli, dopodiché ci sarà il contorno appunto basso. Allora, inizio da un pannello, io cucio dal retro, quindi ho preso un ago tirafettuccia, il colore scuro. Ovviamente voi potete fare le cuciture anche a contrasto. Allora, io che cosa faccio? Intanto mi aggancio. Poi vedete questa è la catenella dell'angolo e prendo l'altra catenella dell'altro angolo del pannello. Scusate, dobbiamo prendere soltanto asola esterna e asola esterna, così si crea la cornice. Quindi tiriamo, vado avanti, asola esterna, ora poi vi faccio vedere com'è il davanti, come verrà con questa cucitura, e tiriamo e si prosegue. Mi raccomando, tiriamo per bene, così fissiamo perfettamente la nostra cucitura. Vedete? E ora vi faccio vedere in maniera tale che questo disegno continua. Adesso si continua, poi arrivato qui stacchiamo il filo, andiamo a cucire questo pannello e poi ora ve lo faccio vedere, prima di andare a cucire i laterali andremo a rifinire i nostri laterali, ma non solo, praticamente partiamo da un punto e andiamo a rifare tutto un contorno a punto basso e poi diciamo siamo pronte per le cuciture laterali. Comunque faremo tutto passo passo, quindi intanto cuciamo e poi ci rivediamo per il prossimo passaggio. Terminate quindi le cuciture, adesso non resta che fare questo passaggio, ovvero contornare di nuovo tutta la borsa e poi saremo pronti per andare a cucire i laterali. Quindi io riprendo il mio filato, potete anche cucire con l'altro, è indifferente. Allora, io mi aggancio e sotto ogni riga io creo un punto basso. Così andiamo anche a fare delle ulteriori rifiniture. Qui faccio il mio ultimo punto basso, poi mi sposto su questo punto, aspettate che lo devo afferrare per bene, tutte e due le asole, faccio un punto basso e poi continuo qui a contornare anche il pannello grande, vedete, in maniera tale che viene più rifinito ed è anche più facile poi andare a creare le cuciture. Quindi questo passaggio lo andiamo a creare su tutto il perimetro, ovviamente poi andiamo a completare qui.
Mi raccomando, nell'angolo si fa sempre dove c'è la catenella, quindi vedete punto basso, catenella e punto basso. Sulla catenella andiamo a fare un ulteriore punto basso, catenella e punto basso nello stesso punto, così l'angolo viene rifatto perfettamente. Quindi ci rivediamo per eseguire le cuciture laterali. Ed eccoci qui pronti per le cuciture. Io in realtà già 3 le ho realizzate, ma adesso vi faccio vedere come chiudere i laterali dopo aver contornato tutta la borsa. Allora, io mi sono agganciata qui. Adesso prendiamo le 2 asole del primo pannello, le asole di fronte, facciamo passare il filato e chiudiamo. Poi andiamo avanti, sempre da questa parte, prendo tutte e 4 le asole e tiro per bene. Proseguo nello stesso modo, sempre dallo stesso lato, così creo una cucitura molto carina ma anche molto solida, visto che la borsa è abbastanza grande. Vedete? E qui c'è l'altra e anche le altre che ho già realizzato. Vi mostro brevemente anche come realizzare la tracolla. Per realizzare la tracolla nel kit, che non vi ho detto, trovate anche questi 2 moschettoni, così come le rocche sono 3, 2 del colore più scuro e 1 di quello più chiaro. Allora, io prendo il mio filato, ora vi faccio brevemente vedere come va realizzata. Il totale della misura io farò 90 cm, che va bene sia per portarla a spalla che a tracolla. Allora, entro, sempre la codina ce la cominciamo a lavorare, e faccio 4 punti bassi, quindi 2, 3 e 4. Poi catenella, volto il lavoro e faccio altri 4 punti bassi. Veramente molto semplice. Di nuovo catenella, volto il lavoro e ripeto. Sempre righe di andata e ritorno a punto basso, per un totale di circa 90 cm. Poi, quando arrivate alla misura che vi interessa, catenella, io, scusate, metto in questo modo, entro, quindi come se dovessi fare la riga di ritorno, ma prendo pure il moschettone in questo modo e faccio i 4 punti bassi. Io così vi faccio vedere anche come terminarla. In questo modo. Io ve la mostro già completa, perché già l'ho realizzata, per un totale quindi di 90 cm. Nel momento in cui andiamo a terminare la nostra tracolla, noi inseriamo i moschettoni qui sul laterale e poi prendiamo il manico, i nostri moschettoni, prendiamo la misura, mettiamo i moschettoni qua e agganciamo i nostri manici. Dopodiché si va a cucire come un bottone la calamita e la nostra maxi bag sarà completa. Guardate che bella completata questa maxi bag. Vedete come ho messo i moschettoni, alla fine ho deciso di agganciare i 2 lati in questo modo e poi ho cucito la mia calamita. Allora, indossata si può o in questo modo, diciamo, o anche a spalla, ma volendo anche a tracolla, dipende poi che lunghezza andate a creare la vostra tracolla. Allora, nel kit trovate 3 rocche, io vi faccio vedere quello che mi è rimasto, vedete? Praticamente questa è la seconda rocca del numero 19
Poi dipende anche dalla vostra mano, ma comunque l'occorrente vi basterà abbondantemente. Vi ricordo che troverete un kit a vostra disposizione su gomitoli.com, sconto 30% nelle date indicate e potete scegliere tra le varie combinazioni di colore. Nel mio caso questa è la combinazione 19, che è quella più scura, e 16 è quella più chiara. E come misure abbiamo ottenuto circa 32 di larghezza e 32 anche in altezza e una profondità di circa 12 cm, quindi direi una borsa abbastanza capiente. Come al solito, se avete dei dubbi mandatemi un messaggio, non dimenticate di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella e seguirmi anche sui miei social. Ci vediamo alla mia prossima creazione.